Buongiorno a tutti e bentornati in compagnia della vostra Lessi. Per una volta ho detto compagnia e non compagnia, per cui potete farmi un bel applauso. Cominciamo in maniera un po' allegra e poi facciamo un applauso anche a Gaetano che mi ha dato una mano a discutere di questi argomenti, perché ho detto magari sono io che ho qualche stereotipo, per cui cerchiamo di confrontarci con qualcun altro. Mi sono confrontata e diciamo che abbiamo delle idee piuttosto simili. Poi chiaramente arriverà il solito che viene a dirmi no, non la penso così, lo so che ci sei, lo so che esisti anche tu, hai diritto alla tua idea, ma io ho diritto alla mia, cioè è una cosa reciproca. E oggi volevo fare una specie di video su una serie di atteggiamenti italiani che danno fastidio ai tedeschi, di atteggiamenti tedeschi che danno fastidio all'italiano. Lasciamo stare il mio italiano. Allora, la prima cosa che ho notato è sulla puntualità. Allora, non è vero che i tedeschi sono sempre puntuali, quello è uno stereotipo, però se voi siete in ritardo si aspettano anche solo di un minuto che voi li avvisiate, quindi se succede una cosa del genere sappiate che è il caso che li chiamate anche per un minuto di ritardo. Potete essere anche mezz'ora in ritardo, basta che glielo diciate, succede anche a loro e loro faranno lo stesso. Una cosa su cui mi è proprio dispiaciuto, perché mi è successo con una mia amica, praticamente avevamo fatto un programma tra virgolette, cioè quelle cose molto, molto tranquille, non era un programma, era ma sì dai che ci vediamo. Alla fine mi sono venute fuori altre proposte, per cui ho detto guarda, invece che fare questo perché non facciamo quest'altro, e lei mi si è infuriata per questa cosa. Io ci sono rimasta un po' perplessa perché ho detto guarda, era una proposta e cioè vengo lo stesso, ma c'era anche quest'altra cosa, e ho avuto la sensazione che le desse molto fastidio il fatto che da quel programma ne avessi proposto un altro quando lei era convinta che fosse già tutto organizzato, tutto deciso. Sarà la mia italianità, ma non era. E questa qua è un'altra cosa che ho notato. Allora, c'è una cosa che sono gli italiani e c'è una cosa che sono i trentini. I tedeschi sono più precisi degli italiani, ma i trentini sono più precisi dei tedeschi, cioè abbiamo questa cosa di mentalità, non so da chi viene, perché né gli austriaci né i tedeschi sono fatti così. C'è bellissimo sulla pagina dell'enciclopedia che diceva che i trentini devono essere più tedeschi dei bolzanini, per cui qualunque cosa facciano i bolzanini, i trentini devono farla ancora più tedesca. Se a Bolzano fanno i mercatini li facciamo anche a Trento, se a Bolzano non fanno l'Oktoberfest dobbiamo farla a Trento per essere ancora più tedeschi. Siamo arrivati a un punto di esagerazione tale che siamo addirittura più tedeschi dei tedeschi, come ho detto in altri video più o meno seri. Tornando al nostro argomento, se no veramente mi perdo come al mio solito, ho notato questa cosa che secondo me non era decisa, perché per me essere decisa significa abbiamo un'ora, abbiamo il programma tutto strutturato, non era strutturato, per cui per me non era una cosa decisa, per lei invece era una cosa decisa, e mi è proprio dispiaciuto che ci fosse rimasta male per questa cosa. Come probabilmente avrete notato, la sottoscritta ha uno stile un po' particolare e non penso di potermi alzare a portavoce della moda italiana, perché la mia moda è una cosa di un po' diverso, giusto un attimo, un po' diverso. Mi succede addirittura di essere fermata per strada da gente che mi fa i complimenti, immagino per il coraggio più che per gli accostamenti, ma comunque i complimenti me li fanno. Insomma, ho il mio stile, è un po' particolare e lo seguo, lo porto avanti, che piaccia o meno. E mi è successo in Germania di vedere questa cosa, ma non solo nei miei confronti, insomma anche un po' degli italiani, e ho la sensazione che per loro la cosa più importante sia la praticità, cioè se devi andare, non so, in centro città, non ti metti le scarpe col tacco, perché la scarpa col tacco è bella, però non è funzionale al girare in città. Io credo che ci siano delle vie di mezzo, insomma non metto la scarpa col tacco per fare la camminata in montagna, come avrete visto dai miei video, non vado in giro con le scarpe col tacco, insomma anch'io ho il mio stile, però insomma quando vado in montagna mi vesto da montagna, quindi la funzionalità c'è, però insomma me la giostro un po' fino a un certo punto, insomma mi piacciono le scarpe col tacco, per cui in città col tacco ci vado, anche se non è la cosa più pratica, insomma se devo fare la spesa metto i tacchi anche se non è comodissimo. Per il tedesco invece ho la sensazione che questa qua sia una cosa che li lascia molto perplessi, insomma la funzionalità dovrebbe venire per loro, ripeto è una sensazione prima di tutto, e ho la sensazione che ti guardino in modo un po' strano, no? Quando ti vedono che non sei proprio funzionale al 100%, e
qualunque cosa, dall'abbigliamento invernale, non so, se vai fuori e fa freddo ti metti 200 maglie una sopra l'altra, anche se fanno se fa talmente schifo che è veramente inguardabile. Per loro è l'ultimo dei problemi. Un italiano, non dico che è il primo dei problemi, cioè che deve fare il figo ad ogni costo, avere il risoltino anche a dicembre. Ci sono quelli che se lo fanno, ma sorvoliamo, insomma, sono una classe un po' ridotta, non sono una rappresentanza dell'Italia intera, quelli dei signori con risvoltino. O le ragazzine col sandalo in pieno inverno, in pieno dicembre, insomma ci sono anche quelli, li vediamo, ma non sono proprio, non rappresentano l'Italia nella sua interezza, insomma c'è anche gente un po' più freddolosa e più normale, possiamo dire normale senza essere linciati, e quindi sì, ecco, appunto ci sono diverse tendenze. Comunque per un italiano guardi un po' male quello col sandalo in dicembre, però finché non ha sotto il calzino non ti scandalizzi. Per il tedesco c'è una cosa diversa, cioè loro si scandalizzano più se la cosa non è funzionale rispetto al fatto che sia oscena da vedere. E lì non lo so, cioè ognuno ha la sua. Io in Germania ho visto delle cose veramente improponibili, tipo devo ancora capire perché mi mettono i jeans con sopra la gonna, io non riesco a vederla, cioè io, nonostante il mio stile sia una cosa oscena, sia molto particolare, io il jeans con la gonna, vi giuro, non riesco a guardarlo, cioè è a livello del sandalo col calzino per me. Un'altra cosa che mi ha fatto notare Gaetano, della quale io assolutamente non mi ero resa conto, è che quando si va a fare la spesa, qua devo fare una precisazione, cioè qui in Trentino, come si premurano di farci sapere, riempiendoci la casella delle lettere di volantini, ricicliamo ben l'80% del materiale, il che significa che addirittura quando si va a fare la spesa ci sono queste buste di cosa riciclabile che tra l'altro le alzi e ti parte la spesa in terra, per cui abbiamo imparato da anni che con queste cose è meglio avere la borsa di stoffa, la borsa per la spesa fatta apposta, non le compri neanche più quelle del supermercato perché sai che non regge, cioè è una presa in giro, non solo borse del supermercato, è carta velina e a forma di busta, per cui veramente è una cosa ridicola prendere le buste della spesa qui. Quindi io abituata a questa cosa e ormai ho sempre la mia borsina per fare la spesa e vado a fare la spesa direttamente con la borsina, cioè non mi verrebbe neanche in mente che potrebbero avere delle borse da comprare lì al supermercato, non ci sono più abituata, diciamo. Però Gaetano mi ha fatto presente che se vai a fare la spesa e compri la busta di plastica lì al supermercato ti guardano male. Questo non ve lo posso confermare, questo non lo so, però se è così state attenti quando andate a fare la spesa e a portarvi dietro la borsa da casa per fare la figura del vero tedesco. Una cosa bellissima che mi ha detto Gaetano, e questa ve la leggo diretta perché è un po' lunga ma è bellissima come l'ha scritta lui. Lasciate finire di parlare il vostro interlocutore anche se sta dicendo delle cose che per voi sono scontate. Questa nostra irruenza a loro dà fastidio. Noi siamo abituati a un ritmo stile talk show dove il ritmo è più elevato. Loro invece hanno più un ritmo stile telenovelas come Tempesta d'amore. E mi è piaciuta moltissimo l'immagine. Per cui attenzione ragazzi quando loro parlano, cercate di non sbadigliare troppo, lasciateli finire. A me non è mai successa questa cosa, in tutta onestà, perché non lo so se sono anch'io abituata a un ritmo più lento o a lasciar parlare la gente, o probabilmente quando uno parla tanto e non mi interessa quello che dice, proprio non lo ascolto, no? Cioè, sono nella mia mente a farmi ragionamenti su altro, per cui il problema più che altro è quando finisce di parlare e mi fissa aspettandosi una risposta, per dire, ecco. Altra cosa che faceva presente era di non sbadigliare mai in presenza di un tedesco che vi sta parlando di cose che potrebbero essere noiose. Questo non lo so, cioè a me non è mai successo e non so se perché io non sbadiglio o perché non sbadiglio, è perché ho una faccia finta interessata, non lo so, perché sono una lei. Potrebbe essere interessante anche quello, vedere la differenza tra essere una lei a confronto con i tedeschi e essere un lui a confronto con un tedesco e con una tedesca, cioè una lei con una tedesca, un lui con un tedesco, un lui con una tedesca e una lei con un tedesco. Ce l'ho fatto, li ho detti tutti senza sbagliarmi, sono riuscita al colpo primo a dirli tutti correttamente, in questo caso sono meravigliosa. Fatemelo sapere qua sotto se ho sbagliato qualcosa. Al solito è una cosa che dovreste iniziare a fare ragazzi, quando dico boiate me lo segnate qui sotto, così cercherò di non ripeterle, no, perché se qualcuno me le fa notare ci faccio un po' caso, se nessuno me le fa notare magari continuo, non lo so.
Ecco, un'altra cosa invece, sempre da Gaetano e sottoscritta dalla sottoscritta, è a proposito del parlare al telefono. Allora, sappiamo che noi italiani siamo belli, cioè, dobbiamo comunicare, abbiamo questa mania, però signori c'è un problemino di volume, cioè quando iniziate a parlare non serve che tutto l'autobus sappia cosa state raccontando. È vero che siete italiani, parlate probabilmente in italiano al telefono, loro sono tedeschi e non capiscono, però capiscono la cadenza italiana e alzano gli occhi al cielo pensando ai soliti italiani. Ecco, siamo un po' rumorosi, per cui quando fate delle telefonate anche in pubblico cercate di tenere la voce un po' bassa. A me è successo, come dicevo nell'altro video quando parlavo della mia esperienza con la vita in Germania, addirittura di essere in casa e di non sentire una voce in casa, cioè c'era questo mortorio generale, un silenzio di tomba tutto il giorno che per me era veramente pesante, cioè proprio sentivo il silenzio che mi veniva addosso. Però magari a loro fa piacere, cioè non so, intanto sentivo un po' di musica e ho detto oh, finalmente qualche essere umano, però in generale era molto silenziosa la cosa, l'ambiente. Sì, ecco, cercate di adeguarvi, e più che altro credo che siano quelle cose di rispetto reciproco, cioè se loro sono abituati a avere silenzio e voi iniziate a far casino, partite male. Se invece cercate un po' di adattarvi a quello che è la cultura, è più facile entrare in contatto, entrare in interazione e poi capirsi anche reciprocamente, ecco, secondo me. Commentatemi pure, smentite tutto quello che ho detto, però per favore, credo che veramente la cortesia non sia né italiana né tedesca, cioè sia una cosa che dovrebbe essere a livello mondiale e dovrebbe venire prima di tutto. Quindi se riusciamo a comunicare in questo modo mi farebbe estremamente piacere. Quindi adesso che andrete sotto nei commenti lo farete possibilmente alla luce di quanto ho appena detto. Spero che questo documentario, come lo definiamo, non lo so neanch'io, possa essere stato interessante, ma che frase complicata che mi metto a fare, mi invento trapassati congiuntivi tutto mescolato insieme, e ci sentiamo la prossima settimana con un altro video.